Certe storie iniziano come tante altre, con una giornata qualunque in una cittadina tranquilla, ma poi succede qualcosa che spezza la normalità, che cambia per sempre il corso di una vita. Una tragedia, un addio improvviso, un lutto che sembra senza ritorno. E se non fosse davvero la fine? Se ciò che è stato perduto tornasse in un'altra forma? Due bambine vengono al mondo e sono identiche e fin dai primi anni di vita iniziano a dire cose che non dovrebbero sapere. Riconoscono luoghi in cui non sono mai state. Parlano di persone mai incontrate e poi ci sono i segni, quei piccoli dettagli sul corpo che sembrano appartenere a qualcun altro. Nessuno sa spiegare cosa stia succedendo. Gli scettici parlano di coincidenze, altri di suggestione. Ma c'è chi è convinto che la spiegazione sia molto più inquietante. Questa storia ha lasciato senza parole studiosi, religiosi e psicologi per decenni e ancora oggi nessuno è riuscito a darle una risposta definitiva. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Benvenuti o bentornati se siete nuovi. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute o a casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante, vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo video. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un like o lasciatemi semplicemente un commento perché io lo apprezzo tantissimo. Era una sera buia e piovosa e lui era di nuovo lì, John Pollock. Camminava avanti e indietro nel suo studio, fumando la pipa, perso nei suoi pensieri. La sua famiglia era già rannicchiata nei letti, ma John non riusciva a staccare la mente. Non quella sera. Era troppo impegnato a riflettere sul più grande mistero della vita. Posò lentamente la pipa, si inginocchiò e cominciò a pregare. Tornava sempre alla preghiera quando la sua mente si arenava in quel vicolo cieco. Era sicuro di avere ragione, sicuro di conoscere la verità. Sapeva cosa accadeva dopo la morte, ma gli servivano prove. Prove che solo Dio avrebbe potuto fornirgli, anche se le sue convinzioni andavano contro quelle della sua Chiesa. John Pollock continuava a pregare. Implorava Dio di dargli una prova che quando moriamo non è davvero la fine. Non cercava conferme sull'esistenza del paradiso o dell'inferno. No, John Pollock credeva nella reincarnazione, che dopo la morte torniamo sulla terra a recitare un nuovo ruolo, una nuova vita. Avrebbe dato qualsiasi cosa per conoscere la verità, ma ogni volta le sue preghiere restavano senza risposta. Sembrava che anche quella, sera sarebbe finita così. Si rialzò dalle ginocchia, perché era inginocchiato mentre pregava, e si avviò verso la camera da letto. Ma poco dopo, nel cuore della notte, un grido spezzò il silenzio. Era Ian, suo figlio di 14 anni. John si precipitò nella stanza e accese la luce. Ian era seduto sul letto, pieno di sudore, il volto terrorizzato, il respiro affannoso. John gli si avvicinò subito cercando di calmarlo. Dopo qualche istante Ian riuscì a parlare. Era stato solo un incubo, disse. Ma sembrava così reale. Alla domanda del padre, Ian spiegò che nell'incubo qualcuno della famiglia sarebbe stato gravemente ferito. Qualcosa di tragico stava per accadere e sarebbe successo proprio lì, in fondo alla strada. John lo rassicurò, lo abbracciò e lo rimise a letto, ma tornando nella sua stanza qualcosa gli martellava nella mente. Ian non aveva mai fatto sogni simili prima. C'era qualcosa che in quel sogno lo turbava profondamente, anche se non sapeva esattamente cosa. Solo pochi giorni dopo, un tragico incidente avrebbe scosso le loro vite e avrebbe portato a John quella prova che aveva tanto desiderato, ma forse non aveva compreso davvero il prezzo delle sue preghiere. La piccola città di Hexham, nel nord dell'Inghilterra, non sembrava certo il tipo di luogo in cui ci si aspetterebbe che accada qualcosa di straordinario. Ma negli anni 50 qualcosa di inspiegabile, forse persino miracoloso, accade proprio lì. Fu una tragedia a sconvolgere profondamente la comunità, ma da quel dolore emerse un barlume di speranza.
qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la percezione della realtà per molti di coloro che avevano perso qualcuno. Tutto ebbe inizio in un periodo piuttosto cupo. Era domenica 5 maggio 1957. La famiglia Pollock viveva una vita apparentemente tranquilla e felice. E John Pollock nacque in Inghilterra nel 1920. Fin da giovane fu profondamente interessato alla religione e alla spiritualità, crescendo in una famiglia cristiana devota. Tuttavia, con il passare degli anni sviluppò una visione personale e più aperta della fede, avvicinandosi al concetto di reincarnazione, influenzato da letture spirituali e da una forte intuizione personale. Di mestiere John faceva il lattaio, consegnava il latte ogni mattina nella sua comunità, un lavoro umile ma essenziale. Questo impiego lo metteva in contatto quotidiano con tante famiglie che gli permettevano di mantenere una vita semplice e radicata, con valori tradizionali. Era sposato con Florence Pollock e aveva 6 figli, 4 maschi e 2 femmine. Le 2 bambine si chiamavano Joanna, di 11 anni, e Jacqueline, di 6. Nonostante la differenza di età, le 2 sorelle erano inseparabili. 2 bambine affettuose con lunghi capelli castani, piene di vita. Quella mattina, insieme al loro amico Anthony, un bambino di 9 anni, si stavano recando alla chiesa per la messa. Una scena tenera, i 3 bambini che camminavano mano nella mano lungo il marciapiede. Ma a pochi metri da casa accade l'impensabile. Un'auto verde invase improvvisamente la corsia opposta. Salendo sul marciapiede, corse per oltre 150 metri, travolgendo i 3 bambini. Joanna e Jacqueline morirono sul colpo. Anthony fu scraventato in un giardino vicino e non riuscì ad arrivare vivo in ospedale. L'auto proseguì ancora per oltre 300 metri. Poi si fermò. Un passante si avvicinò trovando una donna di mezz'età al volante. Sembrava confusa. Alla domanda "Stai bene?" rispose semplicemente "Sì, credo di aver colpito qualcosa". In breve tempo la notizia si diffuse. John ricevette la notizia mentre stava finendo il suo giro di consegne. Florence pianse disperatamente. In chiesa gli amici dei bambini vestiti di bianco che stavano aspettando ignari uno ad uno vennero informati che i loro amici purtroppo non sarebbero mai arrivati. I funerali furono devastanti, le bare delle bambine furono portate proprio nella chiesa in cui stavano andando quel giorno. 300 compagni di scuola marciarono in silenzio per le strade di Hexham. Il traffico si fermò, l'intera città sembrava essersi congelata per rendere omaggio. La donna dell'auto che li aveva investiti fu ricoverata in stato di shock. Accanto al suo letto una poliziotta restò in silenzio mentre l'interrogatorio si prolungava per tutta la mattina. John era convinto che le sue 2 figlie, Joanna e Jacqueline, fossero ancora con lui. Spesso parlava di una stanza della casa dove ogni volta che ci si trovava sembrava poter percepire la loro presenza, come se le ragazze fossero lì ancora con lui, con la famiglia. Nei suoi ultimi momenti di solitudine, durante lunghe notti di riflessioni, John fece una previsione sorprendente. Andò da sua moglie e le disse che presto avrebbe scoperto di essere incinta e che avrebbe dato alla luce 2 gemelle, 2 bambine che avrebbero portato con sé le anime reincarnate di Joanna e Jacqueline. Florence, sua moglie, ovviamente non fu particolarmente impressionata. L'idea di avere un altro bambino così presto, dopo aver perso le sue 2 figlie, le sembrava impossibile. Inoltre la reincarnazione contrastava con la sua fede, ma decise di lasciar perdere, pensando che il lutto potesse spingere John a fare delle affermazioni comunque strane. Eppure John continuava a parlarne sempre di più, insistentemente. Florence, sebbene frustrata e talvolta arrabbiata, non voleva arrendersi all'idea della reincarnazione. Non visitò mai la tomba delle sue figlie, né lasciò fiori. Per lei erano solo monumenti senza senso. Ma un giorno Florence si rivolse a John e gli disse in effetti che era incinta. Un sorriso si insinuò sulle labbra di John, il che per lui fu il primo segno che stava avendo ragione. Florence fece dei test, ma purtroppo c'era un solo battito cardiaco e avrebbe avuto semplicemente un solo bambino.
Nel frattempo il processo contro la signora Marjorie Wynne, la donna responsabile della morte delle bambine, stava per iniziare. La donna era accusata di omicidio e l'opinione pubblica era furiosa. Marjorie era vista come il simbolo della malvagità e riceveva minacce di morte da migliaia di persone. Si diceva che fosse ubriaca quando aveva investito i bambini, ma nessuno riusciva a dare una risposta certa. Fu portata in tribunale dove sembrava debole e distante, quasi impercettibile. Un medico psichiatra informò la corte che Marjorie soffriva di depressione e non sarebbe stata in grado di sostenere il processo senza una terapia elettroshock. E nel luglio dello stesso anno il caso fu riaperto e si scoprì che Marjorie aveva assunto una dose letale di aspirina e barbiturici prima di mettersi al volante. Si dichiarò non colpevole, ma il processo rivelò che Marjorie era una donna benestante che aveva subito una grave depressione. Non aveva accettato l'aiuto del medico e in uno stato di semicoscienza aveva deciso di fare un giro in auto, finendo per uccidere i poveri bambini. Al termine del processo Marjorie fu dichiarata non colpevole per motivi di infermità mentale. La corte le concesse 3 anni di libertà vigilata e sospese la sua patente per 7 anni. La gente ovviamente era indignata da quello che sembrava essere un errore giudiziario clamoroso. Come poteva una donna che aveva ucciso 3 bambini essere trattata così? John Pollock, sebbene disgustato dal verdetto, aveva una visione completamente diversa. Pensava che Marjorie non dovesse essere punita per una ragione che avrebbe colpito profondamente tutti. Secondo lui, i bambini non erano morti, ma erano vivi e si sarebbero reincarnati in qualche modo. Nel frattempo, Florence entrò in travaglio e l'ostetrica accorse a casa loro. Quando il parto giunse al termine, senza grosse complicazioni, fate attenzione, Florence diede alla luce 2 gemelle. Un amico di John che si trovava lì gli portò delle notizie e gli raccontò che Florence appunto aveva dato alla luce 2 bambine. John con un sorriso disse: "Conosco già le gemelle". Tornò a casa, corse nella stanza da letto e trovò Florence a cullare le bambine. Ma quando guardò meglio notò qualcosa di sorprendente. Sopra l'occhio di una delle bambine c'era un neo. Questo neo era proprio nel punto dove sua figlia Jacqueline, la figlia precedente, aveva avuto una cicatrice che risaliva a un incidente accaduto quando aveva solo 3 anni. Jacqueline si era ferita durante una caduta mentre andava in bicicletta e quel segno era rimasto per sempre. Ora quel neo era riapparso su una delle gemelle come segno che ciò che John aveva sempre pensato fosse vero. Le sue figlie erano tornate in un nuovo corpo. John non sentì mai più la presenza di Joanna e Jacqueline nella stanza dove un tempo si era convinto di percepirle. Quando le gemelle avevano 6 mesi, la famiglia si trasferì a Whitley Bay per gestire insieme un piccolo negozio di alimentari. Le gemelle vennero chiamate Gillian e Jennifer. Con Gillian, Florence, pur non essendo una grande credente, cominciò a essere più aperta alla possibilità che John avesse ragione riguardo al fatto che le gemelle potessero essere le reincarnazioni di Joanna e Jacqueline. La convinzione di John divenne sempre più forte con il passare del tempo. Iniziò a parlare con chiunque fosse disposto ad ascoltare, sostenendo che le gemelle rappresentavano una prova della reincarnazione. Cominciò anche a interessarsi maggiormente alla spiritualità e a distaccarsi dalle sue precedenti convinzioni cristiane. Con gli anni John si convinse sempre di più che le somiglianze fisiche con le sue figlie defunte non fossero casuali. Non solo i neo sopra l'occhio di Jennifer, ma anche altre caratteristiche fisiche e comportamentali sembravano riprodurre quelle delle sue figlie maggiori. Le gemelle man mano che crescevano mostravano altre somiglianze sorprendenti. Jennifer, ad esempio, scriveva tenendo la penna nel pugno, proprio come aveva fatto Jacqueline, mentre Gillian camminava con i piedi puntati verso l'esterno, proprio come Joanna, e amava pettinare i capelli degli altri, come facevano le sue sorelle decedute. Poi qualcosa fece cambiare idea a Florence, portandola a diventare una vera e propria credente. Dopo la morte delle bambine avevano messo via tutti i loro giocattoli, che erano stati riposti in un loft,
Dopo il trasloco questi giocattoli vennero ritrovati e quando le gemelle furono un po' più grandi, Florence decise di dargliela, no? E subito le gemelle furono attratte da due bambole. Jennifer ne indicò una e disse che si chiamava Mary, mentre Gillian indicò l'altra e disse che quella era Susan, lo stesso nome che Joanna e Jacqueline avevano dato alle loro bambine. Le due bambine si appropriarono immediatamente delle bambole, con Gillian che prendeva quella di Joanna e Jennifer quella di Jacqueline. Florence non riusciva a credere a ciò che stava vedendo, ma ormai era costretta ad accettare che qualcosa di straordinario stava accadendo. I Pollock infatti erano irremovibili nel dire che non avevano mai parlato delle bambole alle gemelle. Nessuno aveva mai detto loro che le sorelle maggiori avevano avuto delle bambole con quegli stessi nomi. Quando le gemelle erano ancora piccole, John aveva messo tutte le foto di Joanna e Jacqueline in una scatola. Non volevano dire nulla alle gemelle riguardo alle loro sorelle maggiori, poiché era troppo doloroso e confuso per loro. Inoltre pensavano che le bambine così piccole non sarebbero riuscite a capire e avevano chiesto a tutti di non parlare di loro. Erano ancora profondamente traumatizzati dalla perdita delle loro figlie e cercavano di proteggere le gemelle da un dolore che non riuscivano a comprendere. Tuttavia non si trattava solo di segni fisici del passato, le gemelle sembravano anche ricordare l'incidente che aveva strappato via la vita delle loro sorelle. Gillian, per esempio, una volta disse a sua mamma, Florence, che il neo sulla testa di Jennifer era una cicatrice che Jennifer aveva quando era caduta su un secchio. Ma ovviamente Jennifer non era mai caduta su quel secchio e quello che sembrava una confusione tra le loro vite passate e presenti preoccupava sempre di più Florence. La memoria dell'incidente sembrava riaffiorire. Le gemelle infatti si rifiutavano di attraversare la strada a meno che non tenessero la mano della madre e avevano paura delle automobili in generale. John ricordava una volta in cui le ragazze stavano giocando nel cortile di casa e un'auto mentre si avvicinava lentamente, le ragazze si rannicchiarono terrorizzate nell'angolo, urlando di paura. L'auto non era neanche vicino a loro, ma il solo suono del motore aveva fatto scattare qualcosa in loro. I Pollock sostenevano anche che le gemelle parlavano spesso dell'incidente, ma sembrava che lo facessero solamente durante i giochi, cioè mentre giocavano ricreavano delle scene inquietanti e in più di un'occasione le sentivi gridare, ad esempio, l'auto sta arrivando per noi. E un episodio particolarmente inquietante fu riportato da Florence, che una volta entrò nella sala da giochi delle bambine e le trovò sul pavimento. Gillian stava cullando Jennifer tra le sue braccia e le accarezzava la testa, dicendole: Il sangue ti sta uscendo dalla testa, è lì che ti ha colpito la macchina. Quando le gemelle avevano 4 anni, la famiglia decise di fare un viaggio a Exham, cioè di ritornare indietro, dove le gemelle non erano mai state, non se lo potevano ricordare perché, se vi ricordate, si sono trasferiti in un'altra città quando le bambine avevano, se non sbaglio, 6 mesi, ecco. Infatti i Pollock erano certi di non aver mai parlato loro di quella città. Quando si stavano avvicinando alla chiesa di St. Mary, dove Joanna e Jacqueline si erano dirette nel giorno fatale dell'incidente, le gemelle si fermarono improvvisamente. Gillian si voltò verso la sua sorella e indicò alla sua sinistra dicendo: Quella è la scuola che frequentavamo. Era la scuola dove le sorelle maggiori avevano studiato, ma ciò che rendeva tutto ancora più sorprendente era che la scuola non si vedeva da dove si trovavano le gemelle. Poi, mentre si avvicinavano alla loro vecchia casa, le gemelle indicarono l'abitazione dei Pollock e affermarono che ci avevano già vissuto. John e Florence avevano lasciato quella casa quando le gemelle, appunto, come vi ho detto prima, erano appena nate e non avevano mai parlato loro del vecchio indirizzo. Poco dopo le gemelle chiesero di andare a giocare sulle altalene in un parco giochi che si trovava proprio dietro l'angolo, ma le gemelle non avevano mai giocato lì, poiché erano troppo piccole quando vivevano nella zona. Tuttavia Joanna e Jacqueline
le sorelle appunto decedute avevano trascorso molte giornate su quelle altalene. La storia di Pollock riportata dai media continua a stupire e affascinare tutti. Tutti comunque ne parlavano e infatti gran parte di ciò che sappiamo su questa storia proviene da Ian Stevenson, psichiatra che all'inizio della sua carriera era a capo della neurologia e della psichiatria presso l'Università della Virginia. Come John, anche lui si era interessato alla reincarnazione, anche se, sebbene non avesse cominciato a studiarla seriamente fino a una fase più avanzata della sua vita. Veniva anche preso in giro da alcuni dei suoi colleghi per aver cercato di esplorare un tema che consideravano ridicolo, però molti credevano nel lavoro di Stevenson, permettendogli di ottenere finanziamenti praticamente illimitati per portare avanti la sua ricerca. Stevenson viaggiò in India e nell'Asia meridionale, raccogliendo innumerevoli storie di persone che affermavano di ricordare le loro vite passate. Sebbene molti di questi casi si rivelassero infondati, ce ne sono stati alcuni che lo hanno lasciato sbalordito, poiché i bambini sembravano ricordare dettagli su persone, luoghi ed eventi di cui non avrebbero mai dovuto essere a conoscenza. Stevenson notò che molti dei bambini che affermavano di ricordare le loro vite precedenti sembravano aver vissuto morti violente o improvvise, come se lo shock dell'evento avesse creato un eco nell'aldilà. Molti di questi bambini erano nati con segni sulla pelle che corrispondevano alle ferite subite in una vita precedente, come cicatrici che corrispondevano ai colpi di proiettile ricevuti da una vittima di arma da fuoco. Inoltre Stevenson scoprì che i ricordi dei bambini tendevano a svanire tra i 6 e gli 8 anni, limitando la finestra in cui poterli interrogare direttamente. Mentre scopriva queste storie affascinanti in Oriente, dove la credenza nella reincarnazione era molto radicata, Stevenson era consapevole che le credenze religiose locali e l'affidamento su traduzioni non sempre erano comunque affidabili, potevano compromettere l'affidabilità dei suoi dati. Tuttavia, quando venne a conoscenza del caso appunto delle due gemelle che ricordavano una vita passata in Inghilterra, decise di recarsi immediatamente a parlare con loro. Il primo viaggio di Stevenson per la famiglia Pollock risale al 1963 e avrebbe continuato a tornare più volte nel corso dei successivi 20 anni, scrivendo abbondantemente sul caso delle gemelle Pollock e su altri casi simili in vari libri e articoli. La storia dei Pollock fu ampiamente riportata dai media nel corso degli anni, ma la parte riguardante la reincarnazione divenne davvero nota solo nel 1978, quando la famiglia viveva ormai da un'altra parte e le gemelle si stavano avvicinando all'età di 20 anni. I ricordi che avevano di quella vita passata erano ormai diventati un sogno frammentato e confuso che non riuscivano più a ricordare. Quando un produttore televisivo si recò in visita alla famiglia di sua moglie, a XM, sentì parlare di questa storia e decise infatti di indagare più a fondo e portò la vicenda all'attenzione di un pubblico più ampio. Fu così che John e Florence Pollock ebbero l'opportunità di raccontare la loro storia, mentre le gemelle tentarono di spiegare la loro versione dei fatti. Sebbene molti della comunità di XM fossero ancora scossi dalla tragedia, il produttore fu sorpreso dal fatto che i genitori non vedessero la cosa come una tragedia, bensì come una sorta di ritorno delle loro figlie. Durante le interviste John e Florence ripeterono le storie che avevano raccontato a Ian Stevenson nel corso degli anni, ma le gemelle sembrarono a disagio nel parlare di tutta la faccenda. Sebbene all'epoca non avessero più memoria chiara degli eventi, il produttore notò che la notorietà della famiglia Pollock stava crescendo rapidamente e le gemelle erano riconosciute anche per strada. Questa nuova attenzione probabilmente li rendeva ancora più a disagio. Nel 1982 Florence purtroppo morì improvvisamente a causa di un infarto, a soli 57 anni. John si risposò e poco tempo dopo la famiglia si separò, dando l'impressione che, nonostante il lutto per la morte della moglie, John avesse accettato la morte con una certa serenità, forse convinto che Florence fosse in qualche modo ritornata a vivere. La divisione della famiglia e la morte di Florence segnarono la fine di un periodo di coesione familiare.
Dopo la morte di Florence, la famiglia Pollock prese strade separate, con i figli più grandi che iniziavano a provare risentimento per i comportamenti di John, del loro padre, specialmente per la vendita della casa di famiglia. Anche dopo la separazione, Ian Stevenson continuò a incontrare John e a parlare con le gemelle. Durante una visita nel 1982, John rivelò che i ricordi delle gemelle non erano completamente svaniti. Infatti Gillian, una delle gemelle, raccontò di nuovo a John di un ricordo d'infanzia, di quando era una bambina, che giocava in una casa. Un ricordo che si rivelò essere la casa dei Pollock, prima della nascita delle gemelle. John successivamente affermò di aver sperimentato una regressione ipnotica e che l'aveva portato a ricordare una vita passata, in cui aveva seppellito un uomo che aveva ucciso nel XVII secolo. Sebbene alcuni dettagli del racconto corrispondessero ai registri storici, altri no, quindi sollevarono dei dubbi sulla vericità della sua esperienza. Nel 1985 anche John purtroppo morì improvvisamente a causa di un attacco di cuore a soli 43 anni. Un anno dopo, Gillian, una delle gemelle, anche lei morì. Con la morte di John, Ian Stevenson perse ogni contatto con la famiglia dei Pollock. Il suo studio sulle gemelle si concluse. Negli anni successivi la storia dei Pollock divenne sempre più difficile da raccontare e i membri delle famiglie cominciarono ad evitare di parlarne. Nel 2007 Stevenson morì all'età di 88 anni dopo una vita dedicata allo studio della reincarnazione. Nonostante il caso Pollock fosse uno dei più forti della sua carriera, Stevenson stesso riconobbe che presentava dei difetti, in particolare per quanto riguardava l'affidabilità di John Pollock come narratore, dato il suo forte coinvolgimento nel credere nella reincarnazione. La storia delle gemelle Pollock, sebbene affascinante, rimane ancora oggi un caso enigmatico che lascia spazio a molte domande irrisolte. Ma fate attenzione perché non finisce qui. Recentemente, nell'ottobre del 2024, la Apple rilasciò un podcast intitolato Extrasensoriale, che ha aggiunto nuovi dettagli alla storia, mettendo in discussione alcune delle informazioni precedenti. Ad esempio, in internet gira una famosissima foto di due gemelle e questa foto continuano ad associarla alle gemelle Pollock e viene addirittura usata in molti articoli e documentari, ma questa foto si rivelò che non appartenesse alle gemelle Pollock, ma a due gemelle del New Jersey, quindi non avevano nessun legame, questa foto non ha nessun legame con la vicenda. E sempre in questo podcast c'è anche un contributo significativo alla storia ed è quello del ritrovamento e del contatto con diversi membri della famiglia Pollock, inclusa Jennifer, una delle gemelle, che è ancora viva. E prima di arrivare a lei, però, sono state intervistate due delle nipoti di John Pollock e ciò che hanno raccontato ha gettato parecchi dubbi sull'intera vicenda, soprattutto sul ruolo di John stesso, narratore principale della storia. La loro testimonianza lo descrive come una figura inaffidabile. Lisa e Joanna sono figlie di Ian Pollock, il ragazzo che, secondo quanto raccontato, avrebbe avuto una premonizione all'inizio della storia, se vi ricordate, aveva avuto quell'incubo. Entrambe le ragazze, le figlie di Ian, fornirono dettagli importanti su cosa accade davvero all'interno della loro famiglia. I fratelli Kate e Ian, figli di John, cercate di seguirmi, non furono affatto scossi dalla morte del padre, parlarono raramente di lui e i propri figli. Uno dei fratelli, Kate, morì nel frattempo, seguito poi da Ian, morì anche lui. E gli altri due fratelli di John Pollock scelsero di non parlare mai pubblicamente di ciò che accade. Lisa, una delle nipoti di John, John Pollock, ve l'ho nominata poco fa, decise di esporsi senza mezzi termini. Non ebbe mai parole gentili per John Pollock. Secondo lei tutta la storia della reincarnazione sarebbe stata una sorta di segreto di famiglia, qualcosa che gli adulti cercarono di insabbiare nella speranza che venisse dimenticato.
Lisa stessa scoprì la storia solo durante l'adolescenza, trovando per caso una VHS con un servizio televisivo che parlava del caso. Lisa racconta anche di aver conosciuto John solo superficialmente, da bambina. Lo descrisse come una figura distante che trascorreva la maggior parte del tempo nel suo studio quando la famiglia si riuniva. Secondo lei l'atmosfera che è tutt'altro che serena quando lui era presente, i bambini dovevano stare zitti, quasi camminare in punta di piedi. Le storie che Ian raccontava alle sue figlie dipingevano John come un padre freddo e severo. Ian avrebbe addirittura confessato di non aver mai avuto quella premonizione e che John avesse inventato quella parte di storia per i giornali. Una cosa particolarmente scioccante se si pensa che quella dichiarazione fu rilasciata lo stesso giorno in cui le sue figlie morirono. Lisa è convinta che la storia della reincarnazione fosse completamente inventata. A suo dire John amava essere al centro dell'attenzione e questa storia gli fornì la notorietà che desiderava, anche se lei lo conosceva poco. Molte delle sue considerazioni provenivano da racconti da altri membri della famiglia. Sua sorella maggiore Joanna ora vive in California e conserva ricordi più vividi di John, essendo coetanea delle gemelle. Sapeva della morte delle sorelle, ma non ne parlavano mai in casa. Anche lei confermò che John voleva apparire come un uomo importante e raccontava la sua storia, da decenni solo per attrarre attenzione. Joanna sostiene anche che l'idea dell'incarnazione gli sia venuta molto tempo dopo l'incidente e che la storia delle bambole fosse solo una coincidenza. Tuttavia Johnny iniziò a convincersi e a voler convincere gli altri che le gemelle fossero davvero tornate da lui. Joanna sostiene che l'idea dell'incarnazione gli sia avvenuta molto tempo dopo l'incidente e che la storia delle bambole fosse solo una coincidenza. Tuttavia Johnny iniziò a convincersi o a voler convincere gli altri che le sue due bambine fossero davvero ritornate a lui sotto forma di gemelle. Secondo Joanna, John fu una figura orribile all'interno della loro famiglia. Racconta che fu crudele e manipolatore con la moglie Florence, a volte persino violento. I bambini si nascondevano nella sala giochi quando John attaccava Florence. Episodi che accadevano con una certa regolarità. Dice anche che Florence spesso era coperta di lividi e le confessò in seguito che tutta la storia della reincarnazione era falsa e che John l'aveva costretta ad assecondarlo. Verso la fine del podcast, Joanna fa anche un'altra affermazione ancora più inquietante. Sostiene che da piccola, quando aveva circa 4 anni, John la invitava nel suo studio per mostrarle immagini di autopsia e vittime di omicidio. E peggio ancora afferma che avrebbe iniziato a toccarla. A questo punto diventa chiaro perché alcuni membri della famiglia provino un odio profondo verso quest'uomo. Tuttavia non tutti concordano su questo ritratto, ma abbiamo un'altra versione che è totalmente diversa e fate molta attenzione. Infatti per la prima volta dopo 40 anni Jennifer Pollock, una delle gemelle, rilasciò un'intervista a questo podcast. Per lei John fu un padre amorevole e premuroso, soprattutto con le sue due figlie. Lo descrive come un uomo gentile che passava volentieri le notti a parlare con loro nel suo studio e che amava profondamente sua moglie. Secondo Jennifer, i genitori non litigavano mai e lei non vide mai nessuna forma di abuso. Non lo descrive però come un santo. John ebbe anche delle reazioni extraconiugali e in un'occasione portò Jennifer con sé a casa dell'amante, usandola come copertura. Jennifer è convinta che suo padre fosse un vero credente nello spiritualismo. Non aveva mai cambiato idea sulla convinzione che le gemelle fossero reincarnate. Alcuni cugini ipotizzarono che John potesse aver suggerito loro cosa dire, ma Jennifer nega anche questo. Affermò che lui le incoraggiava a dire sempre la verità e a non mentire mai, nemmeno se non ricordavano qualcosa. Jennifer disse ancora di non aver saputo nulla delle sorelle morte fino all'adolescenza e che furono i genitori a raccontare tutto solo quando le troupe televisive si presentarono a casa loro.
quando lei e la sorella avevano 21 anni. Forse è per questo che apparivano magari a disagio durante l'intervista, avevano appena appreso di essere presumibilmente le reincarnazioni delle loro sorelle defunte. Jennifer non ricordò il giorno in cui ricevettero le bambole, ma ricordò di averle avute. Conferma infatti molti dei dettagli riportati nel tempo, come la paura di attraversare la strada o il loro modo di camminare di una delle sorelle, simile a quella di un pinguino. Anche i nei, secondo lei, coincidevano. Oggi Jennifer è una credente, afferma di essere sicura all'80% di essere la reincarnazione della sorella maggiore e sente la presenza di Gillian nei momenti più difficili. Dice persino di sentire la sua voce e che la conforta. C'è anche un riferimento curioso. John possedeva delle bambole voodoo nel suo studio, oggetti piuttosto inquietanti che supportavano l'idea di un'ossessione per il soprannaturale. Tuttavia Jennifer disse di non aver mai saputo nulla delle accuse fatte al padre e che il podcast era stata la prima volta in cui ne aveva sentito parlare. Alla fine la storia delle gemelle Pollock lascia più domande che risposte. Era davvero la reincarnazione o qualcosa di più misterioso? Le convinzioni di John Pollock, così come le esperienze delle sue figlie, ci fanno riflettere su cosa accade oltre la vita che conosciamo. Forse non scopriremo mai tutta la verità, ma questo caso ci invita a guardare oltre la superficie, a esplorare ciò che non possiamo spiegare. Cari amici del Paracrime, questo caso si conclude qui. Questo è tutto ciò che ho trovato. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questa storia, se la conoscevate già, e fatemi sapere anche se credete nella reincarnazione o conoscete storie molto simili a queste e se vi sono mai successe determinate cose molto particolari che vi hanno fatto ricordare una vita passata. E se c'è qualcuno che abbia provato anche l'ipnosi regressiva, perché attraverso l'ipnosi regressiva si possono scoprire altre vite passate. Io penso che non abbiamo avuto solo una vita, penso che ne abbiamo avute tante e che una volta che moriamo, facciamo le corna, possiamo, secondo in base alle mie conoscenze e a quello che insomma, a quello che so, non sono un'esperta ovviamente, non mi reputo tale, però quello che so è che quando insomma si muore, c'è una possibilità di poter scegliere se rincarnarsi oppure rimanere comunque in un'altra dimensione, come non lo so, come fantasma? Non lo so, io vi ripeto non sono un'esperta, però io sono anni che cerco in qualche modo di studiare questo, studiare, tutto ciò che è particolare, tutto ciò che la scienza non ci spiega oppure, la scuola non ci spiega. Quindi qualcosina so, qualcosina no, però io aspetto sempre, qualcuno che ne sappia, molto di più di me, ecco. Tutto qua. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia come sempre, se siete arrivati, fino alla fine del video e cos'altro ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.